Bene amici, oggi mi trovo qui sul lago Lungo per testare la mia nuova Ferrino Maverick 2, una tenda monotelo in membrana Texit, una tenda concepita per le spedizioni, per le alte quote, e con la classica per modo di dire, la geometria che piace a me, che loro chiamano double cross, cioè doppio incrocio. Saleva una volta la chiamava Omega, non so se la chiama ancora così, e io ho la Scorpio di Saleva e poi ho Bertoni Everest, sempre con questo tipo di doppio incrocio, e ve lo voglio far vedere. Io oramai mi sono un po' affezionato alle monotelo per via del fatto che soffro molto gli spifferi, e quindi una tenda bella ermetica come questa, come tutte le monotelo, anche quelle da supermercato, mi permette di stare comodamente senza avere spifferi, eccetera eccetera. Adesso questa è una tenda con la quale potrei anche bivaccare di notte e passare la nottata. Normalmente con quelle altre che uso, comprata lì per Coppa, le uso solo per la giornata. Ve la faccio un po' vedere. La location è molto bella, il lago è ghiacciato, non da giù in fondo si vede che è ghiacciato, qui si vede che è ghiacciato. Ha due aste, vedete, che si incrociano una volta e l'altra volta di là, con abside, ed è comoda abbastanza da piazzare, per quanto bisogna fare sempre molta attenzione quando si posizionano i pali, perché c'è un po' la tendenza a sbagliare incrocio, quindi a mettere il palo che andrebbe di là, a metterlo di qua. La prima volta che l'ho piazzata io ho avuto quel problema lì, e comunque la prima volta che si sbaglia poi si impara. Paleria tutta in alluminio, come indico. La tenda è molto ben curata perché ha delle bellissime cuciture, vedete, sugli angoli, è fatta molto bene, molti punti di attacco per tirantare, bocchette di areazione, ventilazione di tipo senza cerniera, del tipo classica che si usano in montagna dove le cerniere si possono incastrare. Quello che forse mi lascia un po' l'amaro in bocca sono i picchetti che vengono forniti con questa tenda, classici picchetti piccolissimi d'alluminio. Io qui oggi ho usato un tipo di picchetto che è fatto da me, che comunque la terra è talmente dura che oggi mi sono arrangiato con i sassi. Le asole dove si vanno a mettere i picchetti, come vedete, sono molto larghe, in modo da permettere di poter utilizzare anche gli sci o la piccozza, eccetera eccetera. E cosa dire, adesso fa piuttosto freddo, allora entro in tenda e ve la faccio vedere da dentro, vediamo se vi viene in mente qualche caratteristica. Molto bella anche la finestra, questa finestra trasparente. Poi abbiamo una presa d'aria che è richiudibile dall'interno, vedete? Volendo si apre, è richiudibile con tanto di zip. In questo caso l'abside può avere due tiranti, vedete, funziona da tirante, anche qua io ne ho messo solo uno. Anche questa, un po' come la Scorpio, ha poi l'aggancio che si va ad agganciare sull'altra. Qua ci sarà la femmina. E cosa dire, adesso entro in tenda perché fa veramente freddo. Oggi vedete l'altra femmina che è qui. Oggi qui a Genova siamo sotto lo zero. Mi piaceva proprio testare portare la tenda in un ambiente un pochettino tale, così per come è stata creata lei, ecco. È una tenda che è stata creata per questo. Adesso all'interno della tenda credo che utilizzerò un'altra macchina, perché tra il freddo e il caldo rischio di creare delle condense, quindi può darsi che la qualità del video cambi, ma tanto non ha importanza. La maggior parte delle cose ve l'ho dette,
ci vediamo dentro. Allora, una cosa che voglio dire subito di questa tenda è il materiale, questo Texit, questa membrana che poi è anche mescolata con del Teflon. È molto morbida, è veramente un telo, veramente sembra quasi seta, vellutato. All'interno vediamo che la tenda è dotata anche sopra di una finestra con zanzariera. Non è una grande zanzariera, però di solito queste tende così da quota non ce l'hanno neanche. Ed ha anche la sua bella finestrina, vedete? È sempre utile per traguardare nell'abside. Stanno, vabbè, gli scarponi. Poi adesso io lo zaino l'ho lasciato dentro, però ha un gancio solo purtroppo da questa parte, dall'altra parte non c'è, stranamente. Le boccole di areazione sono 3, che uno le chiude un po' come vuole, e poi è dotata di due tasche a rete che si fissano così con i classici anellini. Questo genere di tende è comoda perché è molto spaziosa, molto lunga. Per me che sono piuttosto alto, piuttosto lungo, è comodo. Preferisco questo genere di tipologia di tenda all'igloo, perché l'igloo da 2 per me è un pochettino sempre di misura. Faccio vedere i picchetti che sono dati in dotazione. Classico picchetto, adesso io gli ho aggiunto un fermaglio, classico picchetto, ma sinceramente questo serve solo sul praticello di casa, perché è talmente d'accordo che già risparmiare sul peso. Comunque tanto picchetti si comprano. Mi sembra avervi fatto vedere tutto. Chiaramente non ho detto che il telo superiore, la membrana Texit, ha un'impermeabilità di 10.000 mm addirittura, mentre la parte sottostante è 8.000 mm. Guardiamo un po' le caratteristiche. Allora, poliammide 40 denari, ripstop, con Texit, membrana e Teflon, 10.000 mm sopra e 8.000 sotto. I pali sono dei pali classico alluminio 7001. È una tenda molto particolare. A me piacciono le tende monotelo. Chiaramente questa non fa condensa, nel limite del possibile, se poi uno dovesse cucinare in tenda, chiaramente, oppure quando piove, se il telo è bagnato, logicamente non traspira. Però al momento devo dire che effettivamente non si creano condensi. Io sono entrato già da qualche minuto e è comodo. Sì, un'altra cosa che ho dimenticato di dirvi è che quando si monta la tenda è sempre meglio aprire la porta. È consigliato così anche dall'azienda, aprire la porta, perché così gli archi si riescono a inserire meglio quando si tira su, che si posizionano gli archi, che si tensionano. Altrimenti c'è come una specie di blocco che a volte impedisce il palo di scorrere. Quindi ricordatevi, c'è scritto anche sulle istruzioni di aprire la porta quando si piazzano gli archi. Sì, non avevo pensato che questi piccoli oblò sono belli, sono ottimi per chi volesse anche fare caccia fotografica. Permettono di mettere la fotocamera. Vedete, io sono fuori in un attimo. Nel momento in cui decido, chiudo. È veramente una tenda dal punto di vista
fotografico molto molto utile, perché ha la vista su tutte le direzioni, su 4 lati, da questa parte, da quella. Io tra l'altro ho posizionato l'abside dalla parte del vento. Uno dice: tu metti l'entrata dalla parte del vento. Sì, non volevo, però non posso mettere l'abside dalla parte del sole perché mi toglie il calore, mi interessa il calore. Il problema è che adesso sta un po' degenerando, non è tanto la sopravvivenza, perché tanto tra un po' mi cacciano il mio nuovo saccapelo, quanto piuttosto quando dovrò rifare su tutto. Se c'è questo vento, rifare tutte le cose da capo, mettere tutto dentro al posto non è semplice. Comunque va bene, la penichella l'ho fatta e adesso purtroppo, pure troppo, bisogna uscire ed è la cosa più, tra l'altro mi scappa anche la pipì. Comunque tutto bene, tutto bene. Poter contare su dell'attrezzatura che ti permette di vivere la natura anche d'inverno è ottimo. Prima io chiudevo, d'inverno non facevo più niente, e invece adesso posso fare le cose. Ok, mi vesto, chiudo tutto e scappo. Tutto?